Sanità 2026, siamo alla stand di Treeride, mi trovo in compagnia di Gianni Conte, che è il papà, l'inventore del Treeride, quindi del primo propulsore di spinta per carrozzine. Qui Gianni, vedo che siamo attorniati da un sacco di prodotti. Che cosa portate in fiera e soprattutto quali sono le vostre novità? Abbiamo delle grosse novità che usciranno ufficialmente in produzione, quindi disponibili per la vendita per l'estate. Qui in fiera poi abbiamo portato un concept e un'anteprima segreta ancora. L'abbiamo portata, la facciamo vedere, non diamo troppe spiegazioni, però sto cercando di puntare molto su prodotti super leggeri, veramente gestibili anche da persone che hanno meno attitudine, meno capacità, diciamo, delle patologie particolarmente limitanti, e quindi puntare su una gestione easy e soprattutto di ridurne i pesi. Diciamo che questo sembra stato un po' il vostro obiettivo, quello di semplificare, di rendere più autonoma la mobilità delle persone in carrozzina. Una cosa che vi contraddistingue come azienda è la capacità di aver creato una forte community intorno ai vostri prodotti. I Treeriders sono tanti, si trovano, fanno i raduni, fanno passeggiate. Come riuscite ad intercettare anche questi bisogni dei vostri clienti e trasformarli in miglioramenti costanti per quanto vi riguarda? Allora, le community sono nate spontaneamente. I primi si sono ritrovati tra loro e hanno ampliato, allargato, diciamo, i contatti, per cui si intercettano attraverso i social, e noi l'abbiamo vissuto passivamente, nel senso che sono nate e si sono rivolte poi a noi, dicendo appunto: ma abbiamo intenzione di fare un raduno a Jesolo piuttosto che a Roccaraso, chissà dove. Con entusiasmo abbiamo accolti, adattati con molto entusiasmo, con molto piacere, e la cosa mi piace molto perché questo mette il tutto in una filosofia che ho sempre avuto fin dal primo giorno, che questo propulsore, questo ausilio innovativo, nuovo, che siamo stati noi fondamentalmente a proporlo a livello mondiale, è un progetto condiviso, e da quel giorno ho fatto in modo che, proprio perché tutti sentono le esigenze, siano partecipi, e quindi attraverso le community, i social piuttosto che i raduni, noi andiamo a raccogliere informazioni preziosissime che ci aiutano, ci stimolano nella ricerca e lo sviluppo, dove investiamo tanto, sia in termini di tempo che in termini di risorse. Vi seguiremo naturalmente. Ci dai qualche appuntamento, qualche data? Una presentazione molto importante avverrà alla Fiera di Düsseldorf a settembre, ma posso già dire che comunque grazie alla Fiera di Bologna e quindi a questa anteprima, dove già abbiamo già tastato il polso, e quindi posso già dire dalle prime ore che è un successo. E comunque, per quanto riguarda le novità, ci tengo a precisare che l'azienda è cresciuta tantissimo, e quindi adesso internamente facciamo anche delle lavorazioni fino a qualche anno fa inimmaginabili, insospettabili. Produciamo addirittura anche i telai delle carrozzine, perché i nostri propulsori anteriore e posteriore hanno proprio l'esigenza di avere un telaio dedicato. Faccio un esempio: i nostri utenti vogliono andare sempre di più nella natura, e quindi montagna piuttosto che al mare e così via, e per esempio in quel caso possiamo vedere quel modello molto estremo per quanto riguarda l'off-road, ha un telaio in acciaio inox ammortizzato, e quindi permette di fare delle cose che veramente fino a ieri sembravano impossibili addirittura. Beh, la missione di Treeride è quella di rendere possibile quello che spesso sembra impossibile. Sì. Bene, grazie mille. Oggi Treeride è un prodotto completo sotto tutti i punti di vista, perché per esempio in questo caso, oltre che avere un propulsore anteriore che è un Treeride L14, abbiamo anche un telaio della carrozzina fatto da noi, per cui dedicato apposta per i Treeride, che ha delle caratteristiche progettuali particolari, pensato apposta per i propulsori sia anteriori che posteriori. In questo caso abbiamo anche degli accessori nuovi, abbiamo anche un portapacchi telescopico, e quindi si può allargare e allungare, e può portare fino a un trolley di 20 kg. Sul nostro telaio ci sono diverse soluzioni progettuali, tra queste la più interessante è quella di poter avere l'asse di arretramento per chi deve fare delle salite impegnative. In questo caso è possibile affrontare delle salite molto impervie senza che la ruota possa perdere aderenza, e in particolar modo è molto gradita da chi usa la nostra handbike,
perché in questo caso aumenta il passo, diventa più lungo, diventa più stabile e si riesce a utilizzarla sfruttandola al 100%. Questo è un accessorio, questo asse posteriore è leggerissimo, in pochi secondi si rimuove e torna a una carrozzina normale. È un bel accessorio.